Cortesia, leggete il seguente disclaimer, grazie. Eccoci ritrovati con il quinto episodio. Come potete vedere da questo promo di Uzbekistan Air, alquanto esotico, la mia visita in quella di Tashkent sarà molto rapida, per quanto molto interessante. Era la mia prima volta in quel dell'Uzbekistan, ma in tutto questo non era il mio obiettivo principale Tashkent. In quel di Tashkent volevo vedere poche cose molto precise, e quelle poche cose molto precise le avrei viste su ben 3 tappe, in quanto avevo a disposizione quel tempo. Tashkent, come ho detto infatti in un video precedente, è ottima per gestire i viaggi nella regione da capitale a capitale, quindi qualora volete andare in Centro Asia è altamente consigliato passare dall'aeroporto di Tashkent, anche più volte come ha fatto il sottoscritto. No, I don't need it, thanks. La prima delle 3 volte in quel di Tashkent fu in serata e, dopo una rapida sosta in hotel, decisi di andare verso il centro, dove avevo alcune destinazioni che volevo vedere. Dopo la pausa in hotel, infatti, mi sono diretto verso il monumento dell'indipendenza, o in uzbeko Mustaqilik Maidone, simbolo della sovranità dell'Uzbekistan, inaugurato dopo l'indipendenza nel 1991 dall'Unione Sovietica. Questo è caratterizzato da un colonnato con in cima una statua dorata femminile con una corona, simbolo della libertà e della pace. Ogni anno, qui il 1° settembre, giorno dell'indipendenza uzbeka, si tengono eventi speciali attorno a questa piazza. Successivamente mi sono diretto verso il centro e soprattutto verso l'hotel Uzbekistan di Tashkent, uno degli edifici più iconici e storici della capitale uzbeka. L'hotel Uzbekistan è stato costruito negli anni 70, tra il 70 e il 74 e soprattutto è uno dei simboli della Oltre alla sua imponente facciata, l'hotel è diventato un punto di riferimento grazie alla sua posizione centrale, ideale quindi per turisti, ma non solo, anche eventi internazionali, eventi diplomatici e cerimonie ufficiali. Inoltre è rimasto un luogo importante per incontri e conferenze aziendali, incontri culturali, nonché incontri politici, dopo l'indipendenza dell'Uzbekistan. Di fronte all'hotel Uzbekistan vi è la piazza dedicata ad Amir Temur, situata appunto nel cuore di Tashkent, una delle piazze più importanti della città. Amir Temur, in Italia meglio conosciuto come Tamerlano, è un celebre condottiero e fondatore dell'impero Timuride. Nato nel 1336, Amir Temur, o Tamerlano, è noto per le sue straordinarie conquiste militari, che fecero sì che il suo impero si estendesse dall'Asia centrale fino al Medio Oriente e l'India, e soprattutto per aver promosso cultura ed arte, specialmente nella città di Samarcanda. La piazza, inaugurata nel 1996, ospita una bellissima statua equestre di Amir Temur, simbolo della sua forza e delle sue abilità militari. È un luogo centrale per eventi pubblici e cerimonie, circondato da bellissimi giardini, fontane e monumenti. Ricordiamo inoltre che Amir Temur, o Tamerlano, è un eroe nazionale in Uzbekistan e che la sua figura continua a influenzare la cultura e l'identità del paese. Dopo piazza Amir Temur, o piazza Tamerlano, decisi di tornare verso l'hotel in quanto era tarda serata e, soprattutto, non avevo ancora mangiato ed erano le 22:30. Come ho già avuto modo di dire all'inizio video, questa è stata una delle mie 3 tappe a Tashkent, molto limitate e anche molto rapide. Infatti il giorno successivo avevo un volo per quel di Dushanbe, ma visto che questo video tratterà semplicemente di Tashkent, che è quindi il 5° video, e Dushanbe invece sarà la parte del 6° video,
Mostrerò una simpatica transizione di come io stavo volando verso Dushanbe e da come da Dushanbe sono poi rientrato su Tashkent dopo qualche giorno. Ecco qui il mio decollo verso Dushanbe in Tagikistan, che vedrete appunto nel sesto video. Ed ecco qui invece il ritorno da quel di Dushanbe in Tagikistan, che appunto vedrete nel sesto video, in quel della capitale uzbeka di nuovo. Eccoci qua di nuovo col bandierone uzbeko. Dopo aver depositato appunto i miei bagagli nel locker della stazione di treni di Tashkent, ero finalmente libero per vedere la città di nuovo. Dopo aver appunto lasciato i bagagli nel locker, mi sono diretto verso il memoriale delle vittime della repressione politica, nonché il museo delle vittime della repressione politica, più o meno nella stessa area a nord di Tashkent. Entrambi i luoghi sono dedicati a documentare e a raccontare le storie di coloro i quali che sono stati perseguitati, arrestati, uccisi durante le purghe politiche degli anni 30, durante il periodo di Stalin, quando migliaia di uzbeki furono accusati di essere nemici del popolo, spesso senza prove concrete, e subivano torture, esecuzioni o erano stati mandati direttamente ai gulag. Il museo invece espone fotografie, documenti storici e oggetti che illustrano le storie di coloro i quali sono stati imprigionati o esiliati per motivi politici. È un luogo di memoria e riflessione sulle atrocità commesse durante il periodo delle purghe e sul lungo impatto che la repressione sovietica ha avuto sulla società uzbeka. Entrambi i luoghi sono importanti non solo per la memoria storica dell'Uzbekistan, ma soprattutto perché la commemorazione delle vittime della repressione politica è una parte fondamentale della narrazione storica dell'Uzbekistan moderno, che cerca di fare i conti col suo passato sovietico. Prima di avvicinarmi verso la torre della televisione uzbeka, che avete già visto in distanza in qualche ripresa precedente, sono andato verso il ristorante Beshkozon, letteralmente uno dei templi uzbeki per il pilaf. Il pilaf o plov è uno dei capisaldi della cucina centroasiatica, soprattutto quella dell'Uzbekistan, in quanto la variante di Tashkent soprattutto è molto amata, perché oltre al riso, alla carne, cipolle, carote e spezie, di fatto ha aggiunte come uvetta, aglio e noci. La variante di Tashkent è di solito preparata in 5 grandi piatti, ovvero Beshkozon, 5 kazan, e questo ristorante non è solo un ristorante che si può tranquillamente visitare passando attraverso la cucina, ma è soprattutto diventata una gigantesca attrazione turistica della città di Tashkent. Al netto del fatto che questo posto era diventato turistico, il pilaf del Beshkozon era pressoché straordinario. Dopo aver terminato il mio pilaf, sono andato verso la Kokaldash Madrasa, che è un importante edificio storico di Tashkent, costruito durante il 1569 durante il regno del sultano Abd al-Latif. Originariamente progettato come centro di insegnamento religioso, il nome Kokaldash si riferisce al colore azzurro delle piastrelle che decorano l'edificio. L'architettura dell'edificio è un esempio classico di stile islamico dell'Asia centrale, con un ampio cortile, alberi da frutto, arcate e una facciata decorata da piastrelle ceramiche di stile timuride. Una cosa che purtroppo voi non potrete vedere sono le riprese del Chorsu Bazar e dell'Oya Haror Valley Mosque, che sono letteralmente lì accanto al Kokaldash Madrasa. Purtroppo le riprese sono state cancellate a causa file corrotti, quindi mi spiace, anche se, a dire la verità, quello a cui spiace di più sono essenzialmente io. La metro di Tashkent infatti è molto famosa, non solo perché è stata la prima rete metropolitana di tutta l'Asia centrale, inaugurata nel 1977,
ma anche per la sua architettura elegante, le innumerevoli stazioni decorate che combinano influenze sovietiche con elementi tradizionali uzbeki. Avendo così poche linee, quindi è molto semplice ed è anche molto economico visitare tutte le stazioni della metro di Tashkent, soprattutto quelle più belle. La prima fermata che ho visto è stata quella dedicata ad Ali Cernavoy, uno dei più grandi poeti e scrittori della letteratura uzbeka, vissuto nel XV secolo. La stazione è nota per il suo stile architettonico e artistico molto impressionante, che mescola classici sovietici con influenze tradizionali uzbeke. La stazione è decorata infatti con mosaici, piastrelle colorate e stucchi che richiamano i motivi della cultura islamica, nonché elementi tipici dell'architettura di Samarcanda. La fermata successiva alla quale poi mi sono recato era inoltre quella di Kosmonavtlar, ovvero quella dedicata agli astronauti e che celebra il programma spaziale sovietico, in particolare l'epoca d'oro dell'esplorazione spaziale durante gli anni 60 e 70. Tra le varie persone raffigurate nella stazione di Kosmonavtlar ci sono Valentina Tereshkova, la prima donna nella storia nello spazio, e il primo cosmonauta della storia, ovvero Yuri Gagarin. La fermata successiva che ho visitato è stata quella di Mustakil Khmajdoni, piazza Indipendenza, quella che avete visto all'inizio video. Una delle più lussuose dell'intera metropolitana di Tashkent, costruita quasi interamente con marmo proveniente dal deserto del Kizilkum, nell'Uzbekistan occidentale. Le colonne, il soffitto finemente decorato, i lampadari di vetro danno la sensazione di stare, più che in una fermata della metropolitana, in una sala da ballo, aspettando un treno dal color turchese. I motivi a stella sul pavimento invece simboleggiano il successo dei cosmonauti sovietici. In seguito ho visto la stazione di Pashtakor dedicata appunto al raccoglimento del cotone, una delle attività tradizionali economiche principali dell'Uzbekistan e anche l'attività che ha causato appunto la morte del lago d'Aral, sia in Kazakistan che in Uzbekistan. Un'altra fermata che ho avuto modo di vedere è quella di Chilonzor, nominata appunto secondo l'omonimo quartiere di Tashkent. Tanti murales in ceramica, incredibilmente fotogenici, che decorano le pareti, assieme a grandi lampadari dorati, illuminano questa stazione della metropolitana quasi a giorno. Finito questo rapido tour delle stazioni delle metro, mi sono diretto di nuovo alla stazione di treni di Tashkent, dove mi attendeva il treno Afrosiyob, direzione Samarcanda, ovvero destinazione